Ciao, benvenuti in Grimoto Garage. Nel video precedente abbiamo parlato di come scegliere la mescola giusta del nostro pneumatico. In questo video invece guardiamo in dettaglio quelle che sono le pressioni dei pneumatici e come utilizzare e quanto tempo utilizzare le termocoperte. Come operazioni preliminari facciamo innanzitutto una pressione a freddo delle nostre gomme, quindi andiamo a tenere la pressione ad un range preciso. Dopodiché mettiamo le termocoperte, le lasciamo collegate per almeno 50 minuti in modo da raggiungere all'incirca gli 80 gradi. Dopodiché riverifichiamo la pressione e appuriamo la pressione di utilizzo, il range di pressione di utilizzo delle nostre gomme. Per quanto riguarda le Diablo Superbike abbiamo una pressione tra 2.1 e 2.2 a freddo per il pneumatico anteriore, qualsiasi mescola, ogni mescola la pressione è uguale, per raggiungere un obiettivo a caldo che è tra il 2.2 e il 2.5. Passiamo ai pneumatici posteriori con misura 180. Anche qui non c'è differenza tra le due differenti disponibilità di spalla e tra le quattro mescole disponibili. Abbiamo una pressione a freddo che è tra l'1.6 e l'1.8 e una pressione a caldo che è tra l'1.7 e l'1.9. Passiamo alle pneumatici con misure più grandi che sono il 190-55 o il 200/60, sempre nelle quattro mescole disponibili, con pressione uguale praticamente al 180, 1.6 1.8 a freddo, 1.7 1.9 a caldo. Per quanto riguarda invece il Diablo Supercorsa SCV2, che vi ricordiamo è l'intagliato di Pirelli, la pressione cambia solo ed esclusivamente per il pneumatico anteriore, sia a freddo che a caldo. La pressione a freddo sarà 2.0 2.2 e la pressione a caldo 2.1 2.4. Uno dei consigli che possiamo darvi è di arrivare in pista già con le gomme con una pressione alta, con una pressione magari anche più alta della pressione a freddo consigliata, in modo che una volta collegate le termocoperte dovrete soltanto sgonfiare le gomme. Per quella che è la nostra esperienza vi diamo il consiglio di tenere la pressione più alta del pneumatico nel momento in cui la temperatura dell'ambiente è più bassa, soprattutto per quanto riguarda l'anteriore. Quindi tenete in considerazione le due pressioni più alte, perché così mentre girate il pneumatico anteriore si riesce ad ambientare, prenderà la temperatura corretta dell'asfalto e scende, però rimane comunque all'interno del vostro range di utilizzo. Un altro fattore molto importante per la pressione delle gomme è l'umidità presente nell'aria che mandiamo dentro la gomma. Quindi se avete un compressore vostro vi consigliamo di montare un essiccatore, quindi un dispositivo che assorbe l'umidità e cerca di mandare dentro l'aria più secca possibile. Ciò non sembra un po' una finezza, però aiuterà a mantenere la pressione più stabile e quindi riuscirete ad avere una pressione più uniforme. La pressione a freddo sicuramente sarà particolarmente comoda per chi non ha le termocoperte, quindi potete entrare in pista partendo già utilizzando queste pressioni, così poi da raggiungere l'obiettivo della pressione a caldo che potete misurare dopo aver fatto il primo turno. Rientrate, controllate immediatamente la pressione e vi regolate con quelle che sono le pressioni che vi stiamo dando in questo momento. Un'altra cosa molto importante è controllate lo stato del vostro manometro, quindi dopo un tot di tempo o anche semplicemente magari nell'averlo caricato, ha preso una botta o che cosa, regolarmente andate a controllare confrontandolo con altri manometri che la pressione sia uguale agli altri manometri e che comunque vi consenta una pressione corretta. Tornando a chi non ha le termocoperte a disposizione, un'indicazione di come si fa a scaldare i pneumatici. Entriamo in pista, non è più necessario zizzagare e non è utile zizzagare per scaldare le gomme. Diventa anche quasi pericoloso, quindi sì, pericoloso soprattutto per chi arriva dietro, perché non sa cosa state facendo e dove volete andare. La cosa comoda e utile per scaldare i pneumatici invece è mettersi nella parte di rettilineo del tracciato tra una curva e l'altra e dare tanto gas e frenare con decisione, non fare una staccata, riuscire a tenere i freni in mano un po', giusto da dare un'impronta di carico sul pneumatico così da agevolare il riscaldamento. Dal secondo giro in poi le vostre gomme sono calde, potete permettervi di dare tutto il gas. Come diceva giustamente Enrico, ormai le gomme hanno una nuova concezione, quindi le cinture interne hanno una forma adeguata e quindi non è più necessario. Sì, hanno una cintura a 0 gradi, quindi si scaldano. Una volta che si scalda in centro, il pneumatico si scalda anche nei lati, si scalda completamente.
Speriamo che questo video vi torni utile e che vi faccia vivere più serenamente e divertendovi la vostra giornata in pista. Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina di Facebook e sul nostro canale YouTube. Al prossimo video. Ciao.